Miau, benvenuti in un nuovo video delle gattare del canale di Scolo. Anche questa volta vi porteremo una storia che parla di diversità, di freaks. Parliamo infatti del capolavoro del 1985 di Peter Bogdanovich, The Mask, Dietro la maschera, da non confondere con il The Mask di Jim Carrey, che non c'entra una beata mazza. Qua si parla della storia di Rocky, un ragazzo affetto da leontiasi, una grave malattia che ne deforma il volto. Il film è fantastico e insieme a The Elephant Man di David Lynch forse il più bel film che parla di diversità, di mostruosità in anni recenti. Entrambi i film, sia The Elephant Man che The Mask, infatti risalgono agli anni 80, che, perdonatemi, è per me il decennio migliore per quanto riguarda sia la musica che il cinema. Indosso per l'occasione, spero che si veda, una maglia di Bruce Springsteen. Bruce Springsteen che, come vedete, troneggia anche nella mia dimora, in quanto anch'io sono una fan di Bruce Springsteen, non solo di Freddie Mercury piuttosto che di David Bowie e di altri artisti che vedete alle mie spalle. Perché indosso una maglia di Bruce Springsteen? Perché il protagonista di questa storia era un grande fan di Bruce Springsteen e nella colonna sonora del film Bogdanovich fece di tutto per avere ben 7 brani di Bruce Springsteen, ma la produzione non glielo permise e Bogdanovich tra l'altro si incazzò anche parecchio per questa cosa, e quindi il film avrebbe dovuto essere pieno di canzoni di Bruce Springsteen, di cui appunto Rocky era un grande fan, perché rappresenta Bruce Springsteen la classe operaia, la working class, a cui apparteneva anche il nostro Rocky di The Mask. Un film molto differente rispetto al grande successo recente di Wonder, dove anche lì si racconta la storia di un bambino che è afflitto da una deformità. Ma in questo caso il film è molto più duro, molto più tosto, meno idilliaco, un vero pugno nello stomaco, e vi assicuro che qua il lieto fine purtroppo, a differenza che in Wonder, non c'è. Pertanto assisterete a un piccolo documentario che ormai è diventato il format che preferisco per le gattare del canale di Scolo, che vi racconterà la vera storia di Rocky e la vicenda che viene narrata in questo meraviglioso film del 1985, che vi invito fortissimamente ad andare a recuperare, perché è veramente un grande film. Questo video ha poi la particolarità di essere un featuring, ovvero si avvale della collaborazione di un altro youtuber. Parliamo di Nick Gambino, compositore eccezionale che potete trovare infatti sia su YouTube che su Spotify. Io mi sono letteralmente innamorata delle sue musiche, che a me personalmente evocano gli universi sonori di Brian Eno, Robert Fripp e David Sylvian. Ma ti pare che io mi facevo sfuggire un musicista così? Un musicista che per me è veramente un grande, e pertanto sono lieta e felice di dirvi che in questo video la colonna sonora del mio documentario sarà infatti un brano di Nick Gambino che Nick ci ha gentilmente concesso per l'utilizzo di questo video. Quindi andate ad ascoltare Nick Gambino, perché ne vale veramente la pena, e spero in futuro di poter usufruire ancora di altri suoi brani, perché io sono una fan, sì, sono una fan di Bruce Springsteen, ma sono anche una fan di Nick Gambino, perché io ascolto tante cose e cerco di ascoltare cose belle. Pertanto vi auguro una buona visione con questo documentario dedicato alla storia di Rocky e i The Mask, e vi do appuntamento al prossimo video delle gattare del canale di Scolo. Vi invito ovviamente, come sempre, a iscrivervi, ormai stiamo diventando una potenza, iscrivetevi sempre di più, commentate i nostri video, attenzione postilla, ovviamente in maniera educata, potete assolutamente dissentire su quelle che sono le nostre opinioni su determinati film, ma i commenti che sono insultanti ovviamente non verranno approvati. Chi si rivolge con educazione e buona creanza, anche dissentendo ovviamente, è sempre ben accetto, e quindi sono assolutamente ben accetti i commenti, ripeto, anche dissonanti con le nostre opinioni, ma in maniera garbata, educata e civile. Chi non è civile, il dissing
può andare a farlo da un'altra parte. Questo non è un canale di dissing, è un canale di storytelling ed è un canale dedicato agli aneddoti, alla storia e alle storie di cinema. Per il momento è tutto, se vi va iscrivetevi che mi fa tanto piacere e buona visione. Miau. Queste cose sono belle. Un gelato e una torta, una corsa sul Raleigh, le scimmie che giocano sugli alberi, la pioggia sulla lingua e il sole che splende sul mio viso. Queste cose invece non sono belle. I buchi nei calzini, la polvere nei capelli, niente soldi nelle mie tasche e il sole che splende sul mio viso. Con questa struggente poesia si chiude uno dei film più poetici sul concetto di diversità che siano mai stati prodotti. The Mask, Dietro la maschera, del 1985, per la regia di Peter Bogdanovich, con Harry Stoltz, Sam Elliott e la grande Cher. Il sole che splende sul viso era gioia e dannazione per Rocky Dennis, adolescente di grande intelligenza e sensibilità, afflitto da una rarissima malattia genetica che deformava in modo mostruoso la sua faccia ed il suo cranio. Lo splendido Dietro la maschera racconta la storia di Rocky Dennis. Nessun canale YouTube italiano vi ha raccontato la vera storia di Rocky Dennis e del film The Mask, Dietro la maschera, ma per questo ci sono le gattare del canale di Scolo, per l'occasione con un featuring. Il brano che accompagna questo nostro video è stato composto da Nick Gambino e il titolo è Flying Over the Sea. Nick Gambino è veramente un grande musicista, pertanto vi invito caldamente ad andare ad ascoltare i suoi brani attraverso il suo canale YouTube o attraverso Spotify. Sosteniamo i veri grandi musicisti italiani e noi gattare del canale di Scolo siamo fiere e grate di poter aver avuto in concessione questo suo brano. Lo splendido film Dietro la maschera racconta la storia e la vita di Rocky Dennis. Naso schiacciato, fronte alta e ampia, grande distanza tra il labbro inferiore e il mento e una faccia abnorme e deforme. Così si presentava il volto di Rocky, tanto più che la malattia da cui era afflitto venne chiamata per semplificazione leontiasi, perché il cranio assume la forma simile alla testa di un leone. Rocky era malato di displasia cranio-diafiseale, una rarissima patologia che colpisce una persona su 220 milioni e con meno di 20 casi clinici registrati, e comporta un accumulo di calcio nelle ossa del cranio, provocando la deformazione del viso e lancinanti dolori dovuti all'eccessiva pressione delle ossa sul cervello. I medici informarono la madre di Rocky che i depositi di calcio anomali nel suo cranio avrebbero fatto una pressione enorme e che avrebbero infatti distrutto il cervello prima dei 7 anni. La vita di Rocky quindi fu un vero e proprio miracolo che sovvertì le leggi della medicina e della scienza, perché la sua forza d'animo era così impressionante da permettergli di vivere più di quello che gli era stato predetto dai medici. Dennis visse con problemi a vista e udito e con un doloroso mal di testa, ma fu in grado di compiere la maggior parte delle cose che i medici gli avevano detto che non sarebbe mai stato in grado di fare, come ad esempio imparare a leggere. Entrò a scuola all'età di 6 anni, nonostante il parere contrario di molti insegnanti, e anche se con un inizio faticoso, riuscì in seguito a fare notevoli progressi. Nonostante le sue condizioni, Rocky si rivelò uno studente eccezionale ed era regolarmente tra i primi della sua classe. Inoltre era molto popolare anche tra gli altri studenti. A tutti piaceva perché era davvero divertente, disse la madre in un'intervista al Chicago Tribune del 1986. Al campo estivo della California meridionale, a cui partecipò, Rocky si portò a casa molti titoli e trofei, dopo essere stato votato come il ragazzo più socievole di tutti. Mano a mano che Rocky cresceva, i dolori al cranio si facevano sempre più intensi, ma il suo coraggio e il suo carattere lo mantennero in vita ben oltre le aspettative mediche. Da adolescente sviluppò un forte senso dell'umorismo riguardo le proprie condizioni, spesso scherzando sul suo aspetto ogni volta che i bambini o anche gli adulti glielo facevano notare.
Secondo sua madre, Halloween era un momento speciale per Rocky, perché il suo aspetto fisico lo rendeva uguale solo per quel giorno a tutti gli altri ragazzi che si mascheravano per fare dolcetto scherzetto. Gli piaceva fare scherzi ai vicini fingendo di indossare una maschera sul volto. Dopo essersela tolta spaventava i malcapitati che si impaurivano quando scoprivano che non avrebbe potuto togliersi la sua seconda maschera dopo essersi tirato la faccia. Rocky morirà il 4 ottobre del 1978, 2 mesi prima del suo 17° compleanno. Nel film Rocky viene sepolto con delle figurine da baseball e dei fiori sulla sua tomba, ma in realtà la tomba di Rocky non esiste perché il suo corpo è stato donato all'UCLA per la ricerca medica. Noi siamo a conoscenza della storia di Rocky grazie a Dana Hamilton Phelan, una giovane sceneggiatrice che lo vide proprio mentre visitava il Center for Genetic Research dell'UCLA. Il film di Peter Bogdanovich ci racconta quindi la favola triste ma profondamente edificante di Rocky, del rapporto complicato con la madre tossicodipendente e della sua strana famiglia, composta da una banda di motociclisti amici della madre e del suo compagno Gar, dei duri in giacca di pelle in sella ad Harley Davidson, ma al di là dell'apparenza, pieni di calore umano e sensibilità, come il migliore amico di Rocky, l'enorme Dozer, un omaccione barbuto dall'aspetto minaccioso ma dal cuore di burro, pronto a tutto pur di proteggere Rocky. Secondo il sito Cineforum, Mask è davvero un film sulla maschera, ma non tanto quella evidente del protagonista, almeno un paio di volte qualche ragazzo si rivolgerà a lui dicendogli di togliersela, che invece è una maschera vera, quanto sulla maschera degli altri, la maschera della madre di Rocky, Rusty, che copre il suo animo avviluppandolo nella droga e vive ormai, donna matura, un orribile rapporto di disagio con il proprio padre. La maschera del corpulento Dozer, che rifiuta di parlare mascherando la comunicazione con la forza bruta. La maschera dei compagni di scuola, ad uno dei quali lo stesso Rocky, in un accesso di furia, dirà che egli si toglierà la maschera quando l'avrà fatto anche l'altro. Un mondo in maschera allora, ma senza alcunché di carnevalesco, senza il piacere del celare e dello svelare. Il tema dell'apparenza e dell'emarginazione viene sviluppato nel film con grande sensibilità. Durante un campeggio Rocky si innamorerà ricambiato di una ragazza non vedente e la scena in cui Rocky cerca di spiegare alla fanciulla cieca i colori attraverso le sensazioni tattili è una delle pagine più belle del cinema anni '80. Lo stigma sociale della diversità e della cosiddetta mostruosità purtroppo faranno però terminare malamente la relazione amorosa tra la ricca ragazza non vedente ed il mostruoso e non abbiente Rocky. The Mask è insieme a The Elephant Man di Lynch il film più toccante, poetico e profondo sull'essenza della deformità e l'essere freaks, proprio quel Freaks di Todd Browning del 1932 di cui vi ho parlato in un altro video. Queste cose sono belle. Un gelato e una torta, una corsa sulla Harley, le scimmie che giocano sugli alberi, la pioggia sulla lingua e il sole che splende sul mio viso. Queste cose invece non sono belle. I buchi nei calzini, la polvere nei capelli, niente soldi nelle mie tasche e il sole che splende sul mio viso.